Antonio, Giuseppe e Vincenzo. Non è che non Prima non distingo un lampione o una bottiglia. dai la parola a Antonio Padellaro, abbiamo deciso di ricordare questi tre nomi perché è strana l'informazione. Sono morti ieri e hanno avuto diritto a una citazione fugace. Già stasera sono 3 operai morti, domani saranno dimenticati. Allora questo giornale è anche un giornale che si è occupato di quelle storie che stranamente non interessano. Se c'è un fatto di cronaca, se c'è uno stupro, se c'è una madre che soffre, qualcuno che ha perso una figlia, allora avete 30 telecamere e saprete tutto dei suoi zii, dei suoi cugini e dei suoi nonni, ma se muoiono 3 di questi poveracci dentro una cisterna non gliene frega niente a nessuno. In quest'anno in cui sono accadute tante cose è successo anche che un pezzo d'Italia è salito sui tetti e poi quando sono finiti i tetti sono andati sulle torri e poi quando hanno finito le torri sono andati persino su un'isola. Tra i ricordi belli che ci portiamo dietro insieme ad Antonio, insieme agli altri della redazione, è un viaggio che abbiamo fatto all'Asinara, nell'isola dell'isola, a raccontare quei cassi integrati che per farsi vedere si sono chiusi in un reality. E poi abbiamo raccontato gli altri, abbiamo avuto Caterina Perniconi che aveva una tendina del Fatto vicino agli occupanti dell'Eutelia, abbiamo raccontato l'Alcoa, abbiamo raccontato queste storie che sembra che non interessano nessuno, ma a noi interessano tanto. Vedete, nella storia di ieri, di questi anonimi che presto saranno dimenticati, Giuseppe poteva salvare le chiappe, poteva salvarsi, poteva girarsi dall'altra parte. Invece, come è accaduto tante volte, quando in quel buco di quella cisterna che doveva essere pulita invece non era e che andava pulita per 50 euro, 2 dei suoi compagni sono rimasti dentro, Giuseppe ha preso ed è entrato dentro la cisterna ed è morto. Allora a noi piace pensare che questo giornale ha avuto una grandissima attenzione ai temi del lavoro e non alla retorica del lavoro, alle storie di chi lavora e di chi ha perso il lavoro. Vedete, tante volte ci dicono ma basta, basta, questi che comiziano, che chiedono, che protestano, e invece sono state le storie belle. Noi diciamo che abbiamo scelto con questo giornale e preferiamo molto più il dramma dei 3 che muoiono nella cisterna che la storia pietosa del povero bambino di Briatore che è rimasto senza lo yacht. Scusate, siamo volgari e siamo politicamente scorretti. Allora Vincenzo, Antonio e Giuseppe, stasera li ricordiamo tutti con un applauso, come se fossero qui. Anche quei 3 della Fiat, i 3 licenziati, non sono più delle persone, sono dei licenziati e quindi già sono delle figure di serie B. Vedete, abbiamo tante idee al fatto. Io per esempio sono contento che almeno uno dei leader, uno solo, Vendola, sia andato a salutare questi operai quando c'era il referendum, quando bisognava schierarsi e quando molti dirigenti della sinistra dicevano vabbè, ma questo contratto sopprime qualche diritto, ma è solo lì, solo in quell'impiantino dove ci sono i cafoni che non sanno lavorare e facciamolo fare questo strappo alla Fiat che poi ci aiuta tutti quanti e non porta le macchine in Polonia. E invece guardate cosa è successo, immediatamente dopo che quel referendum, quasi miracolosamente, la FIOM è riuscita a, non dico a vincere, ma a vincere fra gli operai, perché poi c'erano i voti dei colletti bianchi, nel momento in cui Marchionne chiedeva l'80% su tutti i giornali, stranamente ha preso poco più del 50%. Ebbene, in quei giorni noi abbiamo scritto tutti i giorni con le grandi cronache di un giornalista, e non è qui che voglio salutare, Enrico Fierro, era uno dei pochi che ha raccontato tutte le storie belle e le storie brutte di quell'impianto. Però adesso queste storie sono importanti perché si comincia dagli operai che sono brutti, sporchi e cattivi, un po' in estinzione, e poi si arriva a tutti gli altri. Siamo tutti un po' precari, tutti un po' cocopro, e questa è un'Italia che a noi non piace. Allora, volevo dire, su questo volevo un'aggiunta di Furio Colombo e poi do la parola ad Antonio. Ha a che fare con tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, ha a che fare con la nostra professione di giornalisti, ha a che fare con quello che stiamo dicendo del Fatto, non tanto come autolode, ma come proposito, come progetto, come voglia che questo giornale possa davvero diventare il luogo in cui le cose si dicono, ma anche il luogo in cui si celebra la vergogna di questa professione,
e la vergogna di questa professione, della professione giornalistica italiana, si è compiuta l'altra settimana sulla copertina di Panorama, in cui avete visto i 3 operai della FIAT, Regozzini, Pignatelli, La Morte, con chiare fotografie identificative e con i loro nomi, e il titolo "I falsi eroi", e sempre nel titolo di copertina, pensate alla potenza del più grande settimanale politico del paese, che si scaglia contro 3 licenziati da 1.000 euro al mese quando non sono in cassa integrazione, per stabilire la certezza che non saranno mai più assunti da nessuno nella loro vita, perché sono stati bollati come i wanted dell'FBI di operai che hanno sabotato. C'è l'accusa di sabotaggio della copertina di Panorama fatta da nostri colleghi che non hanno avuto nulla da osservare, non un comitato di redazione che abbia detto al direttore "sei un essere indecente", non un collega che dentro il giornale abbia detto "mi dissocio da questa operazione". Guardate che era meno pericoloso che metterci contro Berlusconi, ma l'intero giornale si è messo contro 3 operai che non lavoreranno più, 3 uomini giovani che hanno commesso il delitto di fare sciopero. Questa è la condizione dell'informazione nel nostro Paese ed è per questo che abbiamo bisogno di lavorare insieme, voi e noi, perché questa vergogna non sia il modo di dare le notizie nel Paese. Grazie.